Ciao ragazzi, oggi voglio parlare di Avatar, come forse avrai visto dal titolo di questo videino. Avatar è un film del 2009 scritto e diretto magistralmente, secondo me, da James Cameron. È un film considerato di fantascienza che ha stabilito diversi record di incassi e ha anche ricevuto numerosissimi premi e riconoscimenti, tra cui anche 3 Oscar. Pare inoltre che sia stato visto da moltissime persone, visto che è stato anche il film con più incassi nella storia del cinema, almeno fino al 2019, quando poi è stato superato da un altro film che mi pare sia Avengers. Ma ora la domanda è: il nostro caro James, da dove avrà mai preso ispirazione per quei personaggi blu, per la trama e per il nome stesso del film? Ma ovviamente dall'antica filosofia indiana, dal Mahabharata e dalla Bhagavad Gita soprattutto. Avatar o avatara è una parola sanscrita, un verbo, che significa discesa, discendere o anche incarnazione, impersonificazione. Dal punto di vista della tradizione vedica, Avatar è la forma fisica assunta da Dio, ovvero la persona suprema assume una forma fisica, passa da essere un essere di luce ad essere un essere incarnato e lo fa per ristabilire l'ordine cosmico, per ricordare il Dharma, come è scritto anche nella Bhagavad Gita, nel capitolo 4, versetti 6, 7 e 8, che adesso leggiamo insieme. È sempre Krishna che parla, la persona suprema. Anche se sono il Signore di tutti gli esseri, discendo in ogni era nella mia forma originale. Così ogni volta che l'ordine, il Dharma, viene a mancare e il disordine avanza, io stesso produco me stesso per proteggere il Dharma e per ristabilire l'ordine. Di era in era io nasco per ristabilire il Dharma. Per Dharma possiamo, per semplificare, intendere la realizzazione degli esseri, o quello che in altri versi della Bhagavad Gita viene definito come il dovere prescritto. I motivi di squilibrio e le circostanze in cui gli Asura, gli esseri senza pace, cercano di squilibrare gli esseri incarnati per portarli nel caos sono differenti e più svariati, come anche abbiamo potuto vedere negli ultimi anni. Quindi i motivi per cui Dio è costretto a manifestarsi sono differenti e quindi differenti potranno anche essere le sue forme, da cui abbiamo Rama, Krishna, Vishnu, Shiva e tanti altri. E il colore della pelle di questi avatar è ovviamente blu, come abbiamo visto nel film. Avatar però sono anche le temporanee incarnazioni in forma umana di spiriti disincarnati, temporanee che però possono durare anche centinaia e centinaia di anni. Sempre con lo scopo di salvaguardare l'ordine prestabilito sul pianeta Terra o anche con il compito di istruire alcuni esseri umani a tale scopo. Lo scopo è il favorire, il condurre gli esseri umani verso il risveglio della coscienza collettiva, diciamo per far vibrare il tutto a frequenze decisamente più alte e decisamente meno caotiche. Alcuni avatar sono ancora presenti e vivi e attivi oggi, novembre 2020, sul pianeta Terra, ma di questi, classicamente, hollywoodianamente, te ne parlerò nella prossima puntata. Suspense. Fuori e dentro, il viaggio continua. Namaste. Quando dispero, io ricordo che nel corso di tutta la storia, la via dell'amore e della verità ha sempre vinto. Ci sono stati tiranni, dittatori, macellai, e per un po' possono sembrare invincibili, ma la conclusione è che cadono sempre. Riflettici, sempre.